Cari amici, oggi il video tratterà di un incidente aereo che ha causato 121 vittime. Il motivo per cui questo aereo si è schiantato contro una montagna è assolutamente bizzarro, perché non si tratta del classico evento legato a un guasto, un evento atmosferico o addirittura un attentato. Seguitemi fino alla fine. Vi parlo della tragedia del volo 522 Helios Airways. Il 14 agosto 2005 l'aeroplano Boeing 737-31S, immatricolato 5BDBY della compagnia cipriota Helios Airways, era assegnato al volo internazionale HCY522. Il piano di volo prevedeva il decollo alle ore locali 9:00 dall'aeroporto di Larnaca a Cipro, con arrivo previsto ad Atene dopo circa un'ora e mezza per un breve scalo e rifornimento, per poi proseguire verso Praga. Il 16 dicembre 2004 lo stesso velivolo, operante il volo HCY535 con rotta Varsavia-Larnaca, aveva subito una rapida decompressione mentre si apprestava a iniziare la discesa dalla quota di circa 10.500 metri verso l'aeroporto di Cipro. Subito scattò l'allarme nel cockpit di comando e l'altitudine di cabina iniziò a salire rapidamente. Con altitudine di cabina si intende dire che la pressione all'interno dell'aereo stava diminuendo. Avrete sentito dire che i moderni aerei di linea sono pressurizzati. Ecco, diciamo che quando siete in volo verso la meta delle vostre vacanze è come se stesse viaggiando a 2500 metri di quota, anche se in realtà l'aereo si trova a 10.000 metri. In pratica l'aereo viene mantenuto a una certa pressione e quindi con una qualità dell'aria in termini di presenza di ossigeno per volume più che tollerabile dal corpo umano. Nel caso sopracitato, l'aereo ha perso improvvisamente la giusta pressione e si è portato alla pressione che si trova a 10.500 metri. A queste altezze l'aria è meno densa e ad ogni respiro incameriamo meno ossigeno e il nostro corpo va in ipossia. Inoltre esistono reali rischi anche per l'integrità dell'aeroplano. Sono svariati gli incidenti catastrofici dovuti a decompressione esplosiva, ma questa è un'altra storia. Infatti, nel caso del 16 dicembre 2004, le maschere ad ossigeno calarono davanti ai passeggeri e il pilota con una discesa rapida portò l'aereo a 3.000 metri, riuscendo ad atterrare senza grossi problemi. La causa dell'incidente non fu chiaramente identificata e venne attribuita a un malfunzionamento elettrico che avrebbe provocato l'apertura di una valvola di deflusso della pressione o a un'inavvertita apertura del portellone di servizio posteriore, la cui maniglia non sarebbe stata lasciata nella posizione di chiusura. Ma torniamo ad agosto. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto, l'aereo in questione aveva effettuato un volo da Londra, atterrando all'aeroporto di Larnaca alle ore locali 4:25. L'equipaggio segnalò un probabile difetto nella chiusura della porta di servizio posteriore di destra, che si era manifestato con formazione di ghiaccio attorno alla guarnizione, accompagnata da rumori e sibili durante il volo. Fu subito attivata una manutenzione straordinaria e, dopo un'ispezione visiva e una serie di chiusure e aperture della porta che non mostrarono nessuna irregolarità, fu effettuata una prova di pressurizzazione della cabina, impostando l'impianto di pressurizzazione in modalità manuale, così da poter variare la pressione interna alla fusoliera agendo direttamente sulle valvole di sfiato dell'aria. Anche questa prova non rivelò anomalie, quindi l'aereo fu promosso al volo successivo. Purtroppo, il tecnico di terra che effettuò queste prove lasciò il selettore dell'impianto di pressurizzazione in posizione manuale, anziché automatica. In questa configurazione, le valvole di deflusso della pressione restano semiaperte, impedendo la pressurizzazione della cabina durante la salita in quota. In effetti, le procedure di manutenzione dell'aeroplano non prevedevano di riportare il selettore in posizione auto dopo le prove. Tuttavia, a seguito di questo incidente e di almeno altri 7 eventi su Boeing 737, nei quali i piloti decollarono col selettore della pressurizzazione lasciato inavvertitamente in posizione manuale, l'FAA emetterà una direttiva per prescrivere sul manuale di volo che, dopo le normali operazioni di manutenzione, il selettore dei modi di pressurizzazione debba essere lasciato in posizione auto.
Il comandante del volo HCY522 era il tedesco Hans-Jürgen Merten, 59enne, con un'esperienza di volo di 16.900 ore, delle quali 5.500 sui Boeing 737. Il primo ufficiale era il cipriota Pampos Karalambous, 51enne, in forza alla Ilios da 5 anni e con all'attivo 7.549 ore di volo, delle quali 3.991 sui 737. Nessuno dei due si accorse della posizione manuale sulla quale il selettore era stato inserito, né durante i controlli pre-volo né durante la checklist pre- e post-decollo. Per di più che il primo controllo della checklist dopo il decollo prevedeva proprio il controllo del pannello di pressurizzazione. L'aereo decollò con un leggero ritardo alle 9.07, seguendo il percorso di salita preimpostato sul computer di bordo. Alle ore 9.11 l'aereo era già a 3.000 metri e si accingeva a salire alla quota di 6.000. Contattò il centro di controllo aereo di Nicosia per farsi identificare e comunicare la quota di crociera, che sarebbe stata di 10.300 metri. Alle ore 9.12, alla quota di 3.600 metri, scattò l'allarme di pressione e altitudine in cabina. Incapaci di comprendere che cosa stava accadendo, 2 minuti dopo, ad una quota di quasi 4.900 metri, contattarono il centro operativo della compagnia per chiedere supporto tecnico. Nel frattempo, le maschere ad ossigeno dei passeggeri calarono automaticamente, ma probabilmente nessuno le indossò, compresi gli assistenti di volo, che, senza una comunicazione da parte della cabina di pilotaggio e vedendo che l'aereo continuava a salire, pensarono a un problema tecnico e non a una mancanza di pressurizzazione. Contemporaneamente, sul cockpit si illuminarono le spie dell'impianto di ventilazione delle apparecchiature elettroniche della cabina di pilotaggio, confermando che la ventilazione si era fermata. In questo caso il motivo fu l'aria rarefatta dovuta a un'elevata quota in cabina, ma l'equipaggio pensò a qualche difetto dell'impianto elettrico. Purtroppo non riuscirono a comunicare in modo efficace col centro operativo, forse a causa dell'ipossia che già incombeva su di loro. Quando l'ingegnere di terra chiese al capitano di controllare se il pannello di pressurizzazione era impostato in automatico, il capitano in risposta chiese dove si trovassero gli interruttori generali del sistema di raffreddamento. L'ingegnere rispose: dietro al sedile del capitano! Alle 9.20 il volo HCY522 aveva passato quota 8.800 metri e le comunicazioni con il centro operativo terminarono bruscamente. Da terra non ebbero più risposta alle loro chiamate. Il comandante si alzò per cercare gli interruttori generali del sistema di raffreddamento e perse conoscenza. Il primo ufficiale, invece, svenne quando era ancora seduto al suo posto. La valvola di deflusso restò per il 12% aperta per tutto il volo e la quota cabina raggiunse il valore di 7.200 metri. Il Boeing, programmato con l'autopilota, continuò a salire fino a quota 10.300 metri, che venne raggiunta dopo 14 minuti dal decollo. Seguì la rotta impostata in volo livellato nei cieli della Grecia, mentre tutti gli sforzi dei controllori di terra di mettersi in contatto con l'equipaggio furono inutili. Entrato nello spazio aereo di Atene alle 10.37, il velivolo, secondo le procedure di mancato avvicinamento, si inserì nel circuito di attesa alla quota di 10.300 metri. Per capirci, iniziò a girare in tondo sopra il volo. Più volte venne contattato dai controllori di Atene, che non ricevettero mai nessuna risposta. Furono inviati 2 caccia F-16 dell'aviazione militare ellenica in osservazione. Questi intercettarono il Boeing alle 11.23. Alle 11.32 riferirono che il comandante non era visibile e il primo ufficiale giaceva abbandonato sui comandi. Riuscirono a vedere dei passeggeri e alcuni di questi indossavano la maschera, ma erano immobili. Alle 11.49 una persona con camicia azzurra, senza maschera di ossigeno, fu vista entrare nel cockpit e sedersi nel posto del comandante, indossando le cuffie. Il registratore di bordo ha memorizzato 2 richieste di aiuto che non furono mai sentite da nessuno perché il microfono radio non era stato attivato. 50 secondi dopo, il motore di sinistra si spense e il pilota di uno dei 2 F-16 vide qualcosa come carburante uscire dal motore. Nel frattempo, l'aereo virò bruscamente a sinistra e iniziò a perdere quota gradualmente. Quando il Boeing si trovava a 2000 metri di quota, la persona seduta al posto di comando fece un cenno con la mano al pilota militare che si era affiancato, ma non lo seguì nella rotta che questi gli indicava.
la direzione dell'aereo cambiò, virando in direzione sud-ovest e, pochi secondi dopo, anche il motore destro cessò di funzionare. L'aereo iniziò a scendere velocemente verso terra. Alle ore 12:03 il Boeing 737 si schiantò in una zona collinare nei pressi di Grammatikos, a nord della capitale greca, finendo in 1000 pezzi. Naturalmente, le cause dirette dell'incidente furono attribuite all'incapacità dei piloti di accorgersi che l'impianto di pressurizzazione non era impostato correttamente, nonostante una serie di allarmi avrebbe dovuto orientarli verso la vera causa. Purtroppo, come spesso accade, nessuno si salvò. Oggi, nel luogo dell'impatto, esiste un memoriale al ricordo dei caduti.